Siamo arrivati alla fine di questa avventura a bordo del bolide bianco ed è stato tutto semplicemente spettacolare. Questa zona dell'Argentina è incredibile, sicuramente torneremo in futuro, ma oggi dobbiamo riconsegnare la macchina e prepararci per una nuova avventura. Dobbiamo anche salutare una fedele e utile compagna di viaggio, ma prima di partire noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui le nostre avventure. Se ti va, iscriviti al canale, è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno. Cominciamo con la colazione. Stamattina abbiamo già chiuso tutto quanto, abbiamo rifatto gli zaini, la macchina è intonsa come il primo giorno che l'abbiamo noleggiata. Oggi si torna a Salta e quindi andiamo a ridare questa belvaccia che ci ha portato in giro per l'Argentina in questi giorni. E questo, ragazzi, è il posto dove abbiamo dormito l'ultima notte. Abbiamo scelto un gran bel posto. Ore 8:20, noi siamo già in viaggio. Ci vorrà ancora un'oretta circa prima di arrivare a Salta. Dobbiamo fare l'ultima benzina stamattina. Siamo ancora belli addormentati, direi che dalle facce si vede. Però oggi finalmente doccia. Doccia, sì, certo, doccia. Era ora. Era ora. Guarda un po' che barbiere che c'è lì in fondo, ha dipinto tutto fuori coi colori dell'Argentina. C'è Maradona, c'è Messi. C'è Messi, ci sono tutti. Messi che bacia la Coppa del Mondo. E accanto c'è un chilo di milanesa a 8.700, Però. Ciao Freccia Bianca, sei stata grande. Tutto a posto, ragazzi, l'abbiamo controllata, cioè l'hanno controllata. Tutto bene, non c'è stato nessun tipo di problema. E quindi noi siamo tornati appiedati, quindi andiamo al posto in cui stiamo, ragazzi, ma non vediamo noi farci una mezz'ora di doccia. Vabbè, una mezz'ora no, quarto d'ora, una bella doccia, 10 minuti, diciamo. Vabbè, ci laviamo bene. Ecco, abbiamo tirato fuori la testrina per prendere l'autobus e ci siamo accorti che ci sono i canyon che abbiamo visto in questi giorni. Ma che bella, veramente. Da questo lato bruttissima, da questo molto bella. Sta arrivando, velocissimo. Sono passate 24 ore esatte dall'ultima clip, ragazzi. Noi siamo tornati a dormire nel posto dove eravamo stati a Salta l'ultima volta e devo dire che ne avevamo proprio bisogno. Ci siamo ripresi, ci siamo fatti una bella doccia, abbiamo lavato un po' di cose, abbiamo fatto una dormita incredibile e oggi siamo come nuovi, ma siamo anche già pronti a ripartire. O meglio, stasera ci aspetta un bell'autobus di quelli lunghissimi. Quindi oggi, ragazzi, passiamo ancora qualche ora qui a Salta prima di cambiare tutto totalmente. In questi giorni ci avete visto con una macchina, perché abbiamo affittato una macchina dove abbiamo dormito, che lindo! con cui abbiamo viaggiato, con cui abbiamo visto le più grandi meraviglie di tutto questo viaggio. Freccia Bianca l'abbiamo chiamata, che è un nome orribile. Freccia Bianca, orribile, però bellissima la macchina che ci ha portato in questi posti pazzeschi. Sì. Quindi tutti concentrati in questa zona, le meraviglie più belle in assoluto, deserti di tutti i generi. È stato incredibile, ragazzi, è stato pazzesco, è stato in pratica pazzesco. Abbiamo visitato la parte che da Salta arriva quasi al confine con la Bolivia, qualche ora sotto eravamo rispetto al confine vero e proprio, e quindi tutta questa zona che è selvaggissima. Ci siamo ritrovati a fare delle strade che mai avrei pensato di fare. Sterratissimo, però bellissimo. Sì, devo dire sì, ne è valsa davvero la pena. Comunque qua adesso stiamo camminando, sembriamo un po' persi in realtà, perché Salta è bella animata come città. Bel casino oggi. In giro. Possiamo andare, andiamo. Che casino lavato di questo signore. Toppissimo.
Quando siamo stati a Salta l'altra volta, quindi prima di noleggiare la macchina, l'avevamo vista un po' azzoppata, nel senso che era una festa nazionale, quindi era tutto chiuso, non c'era in giro nessuno, non c'era traffico. Adesso la ritroviamo in una veste completamente diversa. È un altro posto, completamente. Sì, tutte le strade piene di gente, molto più movimento, anche se anche qui fanno una bella pausona in molti, nelle ore più calde, diciamo, dall'1 circa fino alle 4-5, tanti negozi chiudono e fanno la pausa. Ecco, come al solito mi ricorda Reggio Calabria, esatto, perché a Reggio si chiude dall'1 fino alle 5, più o meno gli orari sono gli è la stessi. stessa cosa. E ce ne sono tante, ragazzi, di similitudini con l'Italia, non soltanto gli orari ma anche la cucina è molto simile, l'abbiamo detto, sono questi piatti, la milanesa, la napolitana, gli gnocchi, i ravioli, sorrentina, tutte le città italiane sono riportate nei piatti argentini, solo che hanno quel tocco pesante, una mano pesantissima in più. E oltre a questo anche le persone hanno modo di porsi molto all'italiana, cioè ci sono veramente tante cose. Infatti questo, ragazzi, è il paese che assomiglia di più al nostro fuori dall'Italia, o almeno comunque tra quelli che abbiamo visitato noi, e quindi questa cosa lo rende un paese molto diverso rispetto a tutti gli altri che abbiamo visitato in Sud America. C'è un motivo storico dietro tutto questo, abbiamo già un po' accennato negli scorsi video questa questione, ma facciamo un breve riassunto velocissimo della storia più recente di questo paese, perché nel XVIII secolo l'Argentina era uno dei paesi più ricchi del Sud America, ma anche più ricchi del mondo, esportazione di grano e di carne, e quindi aveva un'economia molto fiorente, che però poi è andata incontro a una serie di crisi costanti, una dietro l'altra. Ma nel XIX secolo a cambiare tutto è un'immigrazione proveniente soprattutto da Italia e Spagna. In moltissimi vengono a vivere qui e questo influenza molto la cultura proprio del paese, non solo nei piatti ma proprio nel modo di vivere, appunto, come dicevamo. E ci sono città come ad esempio Buenos Aires che sono proprio il riassunto di questa unione tra culture diverse. Qui hanno chiuso una strada, ragazzi, ci sono i pompieri qui fermi davanti, la strada è chiusa, lì c'è un supermercato dove volevamo fare un giro adesso, ma c'è addirittura qua le notizie, un giornalista che sta parlando con la camera barra cellulare e il microfono, polizia che blocca tutto. Vediamo se riusciamo a scoprire che cosa sta succedendo. Ho chiesto ai vigili del fuoco, ragazzi, mi hanno confermato che c'è stato un incendio all'interno proprio del supermercato dove stavamo andando noi. Quindi niente, al momento la strada è chiusa e andiamo in un altro supermercato qui dietro. Ma perché gli italiani sono venuti proprio in Argentina, cioè dall'altra parte del mondo? Ci sono tanti fattori che hanno contribuito a tutto questo. Innanzitutto la situazione in Italia era molto critica, c'era povertà, le persone non avevano cibo, avevano tanti figli, non sapevano come andare avanti, e quindi videro nell'Argentina un'opportunità enorme, perché in quel momento l'Argentina era un paese in grande crescita che aveva delle politiche di immigrazione volte ad attirare persone dall'esterno. I viaggi erano anche piuttosto facili, lunghissimi, perché comunque si doveva prendere una nave e partivano navi da tutti i porti italiani che arrivavano a Buenos Aires, che diventò infatti il principale porto di immigrazione del paese. E poi si creò un effetto a catena, nel senso i primi che arrivavano riuscivano ad avere una terra, coltivare, guadagnare qualcosa, informavano i parenti che venivano a loro volta, e quindi si erano create delle vere e proprie comunità di italiani qui in Argentina. E quindi, ragazzi, come non citare quei programmi bellissimi come Carramba che sorpresa, la Carrà, pace all'anima sua, ci ha fatto questo regalo dall'Argentina, tuo nonno Alfredo è qui. Non si può non ridirla questa cosa, sì, perché esatto, ha segnato abbiamo scoperto tutto. Tutti che in tantissimi avevano parenti che erano in Argentina, che vivevano in Argentina, anche perché c'era un altro elemento importante, cioè il fatto dello spagnolo, che rendeva molto più semplice anche capirsi, magari, anche per chi non lo parlava, quindi similitudine anche nella lingua ha aiutato molto. Magari all'Australia, rispetto ad altri paesi, che poi però hanno avuto, diciamo, un divenire completamente diverso. Sì. E quindi adesso è arrivato il momento di parlare un po' dei punti dolenti dell'Argentina, perché questo paese è tristemente famoso ormai da decine e decine di anni per le sue continue crisi economiche. Almeno da quando io ne ho ricordo, l'Argentina è in crisi continua economica, e purtroppo, ragazzi, questa cosa mette molto in difficoltà le persone giorno dopo giorno, perché c'è un'inflazione da oggi a domani che è imprevedibile
ed è incredibile, l'inflazione più alta che c'è al mondo negli ultimi anni. Pensate che un caffè si è passati da pagarlo tipo 20 pesos a 2000 oggi. Quindi nel giro di pochi anni uno si trova veramente con in banca 2 spiccioli quando magari ha cercato di mettere da parte per tutta la vita. Quindi questa cosa ha messo tantissimo in difficoltà le persone, e poi il paese con questa situazione continua di crisi è entrato in una sorta di spirale, perché lo Stato, per ripagare i debiti, ha stampato moneta, quindi andando a svalutare ulteriormente il peso argentino, e le persone dal lato loro giustamente hanno cercato di risparmiare in una valuta forte come il dollaro degli Stati Uniti o l'euro, andando ancora di più a svalutare la moneta, che quindi questa qua è una situazione in cui si è infilato il paese. È veramente difficile, molto intricata, è difficile uscirne. Paolo è entrato a comprare una fattura. Devo dire che questo è l'unico paese dove la parola fattura non spaventa, ma è una cosa dolce. Non è solo un dolce, è anche la fattura vera e propria. Ah sì, certo. Però in questo caso chissà perché c'è questa associazione. Questa è una bella fattura bella con la non è da pagare, anzi è già pagata. Guarda qua, per 500 pesos sono 30 centesimi. Mamma mia che buona. No, la ciliegia cade. Vai, casca, la mangio io. Perfetto. Vai. Comunque volevo dire, prima di distrarmi con la ciliegina, che in questi giorni, sia ieri che oggi, abbiamo parlato con la ragazza che gestisce l'ostello dove siamo stati, e ci ha dato un dato fondamentale per capire un po' i prezzi qui in Argentina, cioè quant'è lo stipendio medio. Lo stipendio medio si aggira intorno a quello che sono i nostri 500 euro, quindi mensile. Questo è lo stipendio. Quindi adesso andiamo a vedere in un supermercato quali sono i prezzi, perché ci sono delle cose, ragazzi, che costano tantissimo, davvero, ci sono dei prezzi folli. Partiamo col caffè, perché ogni giornata deve partire con il piede giusto, e quindi abbiamo tutti i caffè davanti. Ci sono quelli istantanei da questo lato e quelli in polvere, quelli buoni da questo lato. Io vi dico soltanto che, ragazzi, abbiamo davanti dei pacchetti da 250 grammi che vengono tipo 8 euro. In questo momento io ho 8 euro di caffè, sì. E mi sembra anche uno dei più economici, perché se guardi questo di una certa marca in realtà costa molto di più. Porca miseria, 25.000 è tantissimo. Tantissimo, sono 13-14 euro. 14 euro, 250 grammi di caffè, e quello solubile costa un pochino meno, ma neanche tantissimo in realtà, perché vedi, quello di marca costa 23.000 esattamente come l'altro, 12 euro, e questo un po' meno invece quello della marca, credo locale, 8 euro. In questi casi, ragazzi, di solito nei paesi, anche in India per esempio succede, ci sono le mini porzioni, cioè tu puoi andare in altri negozietti più piccoli a comprare proprio la porzione unica di caffè. Per esempio noi prendevamo solo quella, per 10 centesimi ti vendono proprio il sacchettino minuscolo, e infatti poi al supermercato invece grande si trovano i pacchi con le monoporzioni all'interno. Sì, in pratica ti vendono, questa è la grande scoperta che abbiamo fatto qui in Argentina, il caffè nel filtro, cioè proprio come il tè, esattamente la stessa cosa, bustina di caffè col filtro, e qui lo vendono però intero e per 3 euro, ragazzi. 3 euro. La bustina singola invece te la cavi con 20-30 centesimi. Sì, di altre marche. Insomma, non è facile, ragazzi, da trovare proprio la marca giusta, il posto giusto per comprare le cose, altrimenti i prezzi possono essere altissimi. C'è una passione qua. Piccola menzione per il dulce de leche, guarda quanto ce n'è, quello che Paolo ama tantissimo. Non mi piace il caramello, tipo. Ma è tipo latte condensato molto dolce che si mangia qui spessissimo. Diciamo che sostituisce anche un po' la marmellata, lo puoi mettere dappertutto, fanno pure, guarda, il sul secchione pane da 1 chilo. Ma bellissimo. guarda che robe. E poi si va sulle cose che invece vengono consumate tantissimo nel paese, lì i prezzi scendono proprio decisamente. Infatti adesso siamo di fronte alla yerba mate che è un must per qualsiasi argentino. Un'altra sezione che da noi non esiste, perché da noi non c'è questa cosa, questa passione per il mate. Vabbè, qua ci sono tutti i sacchetti dei vari tipi, vari marche, ce n'è molti di più del caffè, basta guardare qui, tutto questo scaffale è tutto solo di quello, e poi lo spargono anche in giro per il supermercato. Si mette all'interno di questo bicchiere, guarda qua c'è pure disegnato il bicchiere tipico, con si la aggiunge l'acqua calda e c'è la cannuccia di metallo sempre. È tipo una cosa, una tradizione che hanno loro, vanno spesso in giro, li vedi andare in giro col bicchiere di legno, in genere la cannuccia e un mega termos di acqua calda. E quindi qua anche per i pacchi belli grossi, stiamo parlando di mezzo chilo, i prezzi sono decisamente più bassi, cioè qua siamo per esempio 1,50 euro, ma ce ne sono anche di più economici rispetto a quello, perché proprio, ecco qua per esempio 1.500, qua siamo sotto l'euro
sempre per mezzo chilo. Restiamo in tema di particolarità argentine, ragazzi. C'è un'altra cosa che unisce l'Italia all'Argentina che però da noi non esiste proprio, e però è una tradizione di cui noi sentiamo parlare da tantissimo tempo, da anni ce lo dicono. In Argentina si beve sempre il Fernet con la Coca-Cola, ragazzi. Eccolo ne vanno qua. pazzi. Quindi bibitone di Fernet, quindi l'amaro, che da noi è famoso, in realtà è anche un po' una cosa, anche questo un po' anni 90, no? Era di moda in quegli anni. Qui si mescola con la Coca-Cola per addolcirlo, diciamo. Secondo me non è neanche tanto male, perché comunque ci sta il Come dolce e l'amaro. Eccolo qua il Fernet, questo qua è quello originale Branca, che costa sugli 8 euro la bottiglia, ma ci sono poi tutte le altre marche, quelle che costano meno, sui 3 euro a bottiglia, con lo sconto però. E adesso, ragazzi, finalmente entriamo nel nostro regno. Quando vedo i pomodori, ragazzi, io so che sono arrivato a casa. Abbiamo tutte le passate da questo lato, tutti i pomodorazzi dappertutto. Qua abbiamo Don Triturado Triturado, una bella passata rustica, 4.600, sono 3 euro anche loro. E invece questa che è un incubo che ci perseguita dall'Ecuador. Mamma, ragazzi, questa non so se l'abbiamo raccontata. Questa abbiamo comprato un sacco di salse quando siamo andati nella comunità insieme per fare la pizza. Abbiamo comprato tantissime di questa marca. Arcor, che devo dire Arcor di nome di fatto, perché è pesantissima. È limone, cioè non sa di limone, è acidissima la roba, acidissima. Mamma mia, adesso abbiamo scoperto che è una marca argentina, quindi esatto. Ragazzi, io questa qua proprio ve la sconsiglierei. Se trovate Arcor ma qui c'è tantissima scelta, guarda che ecco, roba. andiamo su altre cose che sicuramente è meglio. E comunque ecco, i prezzi sono anche bassi, perché qua abbiamo una passata che comunque ha 50 centesimi, però sempre Arcor, ma anche di altre, anche di altre marche. Spendere un po' di più in questo caso. Spendere un po' di più, ma sì. questa è la salsa tipo italiana? Tipo italiana, non si sa. Non Secondo si sa. me la mettono sulla polenta, guarda. Sulla polenta, ma vedi, ma non è pasta. No, è polenta. Comunque buona. stavo dicendo che qua bisogna considerare questi prodotti come argentini a tutti gli effetti, e infatti è pieno zeppo di pasta. Qua abbiamo un sacco di pasta con tutte le marche del posto, quindi non vedo neanche la Barilla, non vedo le nostre marche, vedo tantissime marche invece argentine, e i prezzi sono decisamente bassi, perché proprio sono quei prodotti che si consumano tantissimo. Per quanto riguarda i prezzi della pasta, siamo più o meno sui 50 centesimi le più economiche per mezzo chilo di pasta, quindi molto molto buono. Si può salire molto, per esempio c'è questa marca che costa un po' di più, la Matarazzo, non so se vi dice qualcosa, è molto all'italiana anche questa marca, e qua invece siamo sull'1,50 € per mezzo chilo. Bene o male si passa un po', anche questa 3.200. Questi qui più o meno sono i range. Ci sono anche i tortellini, guarda. Con gli spinaci e il queso. Spinaci, madonna, buono. E non solo, guarda qua quanti. No, tutti i gusti, sì, tutti, guarda quanti. Tutti. Quanto mi viene un pacco di questi, Angela? 5.500. Ah, 3 euro, attenzione. 3 euro il pacchetto da attenzione. mezzo chilo di tortellini. Altra sezione fondamentale accanto alla pasta è quella dell'olio di oliva, ragazzi. Qua tasto dolentissimo. Mamma mia. Dolentissimo, Mamma mia. Per mezzo litro siamo sui 20.000, che sono circa 15 euro, vuol dire 30 euro al litro. Più economico è 10 euro. 10 euro per mezzo litro, Per ragazzi. mezzo Sono litro, dai sì. 20 ai 30 euro al litro l'olio d'oliva extravergine. Quindi si passa a formati più piccoli per risparmiare, che sono questi qua da 250 ml, e comunque Sì. siamo sugli 8-9 euro. Cioè, mamma mia. Si risolve facile, ragazzi. C'è la polenta. Dobbiamo virare. Polenta istantanea, 50 centesimi. Oh. Mezzo chilo di polenta. E via. Cosa ci vuoi? Olio di girasole. Cosa vuoi? Non ti serve l'olio con la polenta. Allora, che vuoi? No, comunque ragazzi, in generale bisogna trovare un po' gli ingredienti giusti e magari rinunciare ad alcune cose, perché veramente siamo a questi livelli assurdi. Noi in questi giorni, per esempio, all'ostello abbiamo usato l'olio di girasole, cioè molto più economico, e Sì. niente, questo Diciamo c'è, che questo usi. Per degli italiani venire qui comunque aiuta molto, nel senso Trovi che tutto. trovi sapori che conosci, ci sono persino i sottaceti, le olive, le salse, Eccole tutte qua. cose che conosciamo benissimo. Guarda quante olive ci sono. Cioè non è facile, siamo dall'altra parte del mondo e trovi tutto questo, perché appunto fa parte anche della loro tradizione culinaria. Ci sono anche savoiardi, ragazzi. Savoiardi di tutte le salse, di tutte le dimensioni. Che pacconi, ma incredibile, savoiardi credo sia una rarità all'estero, no? Mai visti savoiardi Si chiamano all'estero. vainillas. Abbiamo comprato una bottiglia d'acqua pensando fosse naturale, invece è frizzante, Mamma, perché ma- non siamo abituati che si venda acqua frizzante, è difficilissima da trovare nel mondo. Ma è In gen- troppo frizzante, è una Guarda roba. quanto stai sprizzando, da 10 minuti che va avanti Paolo a shakerarla per abbassare un po' la bollicinosità.
frizzantissima Bisogna ancora. continuare. Porca miseria, è potentissima. Siamo tornati allo stall a recuperare tutto quanto e quindi abbiamo i nostri bagaglion sulle spalle. Abbiamo lasciato, ragazzi, la grande, la mitica, la stupenda coperta delle principesse che ci ha salvato in questi giorni. Sì. L'abbiamo lasciata a loro, sicuramente a loro servirà più che a noi. Esatto. Perché? Perché stiamo andando al caldo, ragazzi, si va al caldo. Quindi la coperta a noi non serve proprio più, andremo al caldo, ma veramente caldo. Cioè il caldo quello vero, caldo potente, caldo pesantissimo. Infatti io mi sto strizzando di brutto perché 40, 36, umidi, andiamo a zero. Dopo tutti questi mesi a 4.000, 3.000, 2008, 3.007, abbiamo dato i numeri. Sì, esatto. Torniamo a zero. Torniamo a zero, scendiamo sotto i 1.000 dopo tantissimo tempo. Non so se l'ho detto, ma oggi è anche l'ultimo giorno di Argentina, ragazzi. È vero. È l'ultimo giorno di sì. Argentina. Mentre qui sta arrivando la pioggia, ragazzi, noi andiamo a prendere una cosa importantissima. Dobbiamo assolutamente prendere prima di lasciare il paese. E qua, ragazzi, prima parlavamo del mate. In pratica tantissimi negozi hanno termos e il bicchierino del mate con la cannuccia. Allora, noi il termos ce l'abbiamo già, però ci manca il bicchierino con la cannuccia. Adesso andiamo a vedere qua in centro. Abbiamo addocchiato quando siamo passati prima, ma era chiuso il negozio perché fino alle 5 è tutto chiuso. Adesso sono passate le 5, quindi ripassiamo proprio da qui e prendiamo il famoso bicchierino. Eccoci, ragazzi, da più bello vendono tutto quanto. Andiamo a prendercelo qui all'ingresso. Eccoli qua, vedete, ci sono tutti i termos, ce ne sono 1 miliardo, ma sono tutti così i negozi, non solo questo, termos piccolini e poi qua tutti i bicchieri di tutti i generi. Noi andiamo su questo bicchiere perché guarda qua, fatto a mano proprio. Di legno. Bello, di legno. Più piccolino, no? Più piccolo? È più comodo, sì. Questo? Forse sì. Eccolo un po' qua. più piccolo, un po' più compatto. Questo, ragazzi, l'avrete visto da qualche parte perché comunque si vedono un po' in giro anche quando si viaggia. In pratica tutti gli argentini ce l'hanno. Sì, vanno in giro con questo, la cannuccetta in mano e un termos dall'altra parte. E adesso lo prendiamo anche noi. Siamo saliti sull'autobus al volo, avevamo ancora un po' di credito sulla carta di Salta. Adesso piove ma non piove, cioè sembrava che fosse una cosa mostruosa, invece sta solo piovigginando per ora. Arrivati al terminal mentre fuori piove, il terminal è un po' buio, lì c'è Angela che saluta con la mano. Tra un quarto d'ora noi partiamo e quindi è quasi tutto pronto. Qua all'interno c'è addirittura il parrucchiere, quindi se uno ha tempo viene qua, si fa le mesh, si taglia i capelli, si sistema, dipende tutto dal tempo che si ha prima della partenza. Poi ci sono i vari negozietti, è diciamo abbastanza in stile europeo, bello, con tutti il caffè da quel lato, i ristoranti. Qua abbiamo anche l'edicola, addirittura qua la factureria, ragazzi, fanno le facturas, le brioscine, una goduria. Comunque, ragazzi, abbiamo visto che il viaggio di oggi sarà lungo. Allora, minimo sono 14 ore, ma potrebbero anche essere 15, 16, 17, 18, non lo so. Sappiamo più o meno a che ora partiamo, sperando di essere in orario, ma non sappiamo quando arriviamo al confine. Il biglietto per questo viaggio noi, ragazzi, l'abbiamo fatto prima di noleggiare la macchina. Perché? Perché avevamo guardato su internet quale fosse il prezzo della tratta così lunga che dobbiamo fare. Gli autobus in Argentina costano parecchio. Mamma mia quanto costano! E speravamo appunto che venendo alla stazione degli autobus avremmo trovato magari altre alternative. In realtà abbiamo scoperto che quelle online erano tutte, ma c'era un messaggio online che diceva che se tu venivi in stazione e pagavi in contanti avevi uno sconto. Tante cose in contanti costano Sì, meno in Argentina. abbiamo visto i cartelli molto spesso, anche per il cibo tante volte, ai ristoranti, al supermercato, nei negozi, dicono proprio se paghi in contanti hai uno sconto. Nel nostro caso lo sconto è stato del 20%. Very good. Molto bene, però solo c'erano un numero limitato di posti e sono un po' indietro, ma va bene così, visto che l'altra volta eravamo... È un piccione volato. È stato un piccione.
arancione. Visto una roba volare, non ho capito niente. Comunque avremo i posti, mi sembra 37-38, quindi piuttosto in fondo all'autobus, però appunto c'erano questi 6-7 posti che erano scontati del 20% se pagavi in contanti prima. Beh, alla fine comunque non è che è venuto proprio economico, No, ragazzi, direi perché di no, per niente. Vediamo Meglio non pensare. Non dirlo, ma che bello. 35 euro, ragazzi, 35 euro, però è un viaggio lunghissimissimissimo, lunghissimo. Vabbè, così. Si entra alla sezione pullman senza controlli. Quello dovrebbe essere, no, non è lui, quello è Balut, quindi il nostro non è ancora arrivato, ragazzi. Aspettiamo qua e intanto laviamo i pomodori, perché da mangiare abbiamo pomodori e uova bollite. Oh! In realtà di paninazzi qua se ne vendono certi che sono incredibili. Guarda là che baghettona, ma anche il tramezzino che hanno Stai qua. facendo prendere la gola dai panini qua. Mamma mia, arrivato il bestione qui. Adesso lasciamo lo zaino, costa 1.000 a bagaglio per caricarlo sopra e poi altri 1.000 per scaricarlo, sono 50 centesimi. ¿Cómo están? ¿Bien? Uno, todo bien, sì. Ah, italiano sono Italia, Trapani sì. y Paolo. Sì. ¿No me trajiste gelato? Ah? ¿Un gelato? Gelato? Sì. Uno gelato ahí, Angela. Bueno, ahora sí permitidme los boletos. Ustedes van. A proposito di gelato, si congela, ragazzi. Fa freddissimo sul lato, abbiamo già messo le giacche. Congelante la situazione, però siamo comodi, questo è comodo, per le prossime 18 ore siamo a posto. Siamo qua insomma su questo autobus. Allora, ci hanno detto che in Argentina possono accadere dei furti. Come tutto Sud America. Come tutto Sud America. Quindi... Ma qua quando si abbassa la guardia ancora il rischio si alza ancora di più. Sì, Allora noi è la vero. teniamo alta, tutto sotto controllo, zaino organizzato. bello qui in un angolo, ce l'ho sotto controllo, sotto mano, sotto tutto. Qua abbiamo qua Le mi metto giacche. il cellulare dentro, le mutande, tutto a posto, è tutto sotto controllo. Speriamo. E qua abbiamo le uova. Bollite. E stasera si mangia uova, panini e tutto quanto. Una goduria, anche se quello col panino, col salame grosso così. Mamma mia, mi ha messo in crisi proprio. Mi ha messo in crisi. Il paninazzo col salame. Mamma mia. Pulizia uova in corso. Mangiato pane, uovo sodo, un pomodoro così, proprio sgagnato così. Momento disagio, però abbiamo mangiato qualcosa, abbiamo ancora un sacco di cracker e i pepas, ragazzi, che sono, mamma come sono buoni! Creano dipendenza, Mamma, quei biscotti proprio belli grossi, belli larghi, belli cicciottosi e molto molto buoni, quindi abbiamo ancora quelli, anzi quasi quasi Angela. No, subito. Comunque I desideri qua. Comunque stiamo andando di brutto e il signore molto simpatico ci ha detto che si mette l'aria condizionata non tanto per mantenere il freddo sull'autobus, ma per evitare gli odori. Ce l'ha detto proprio in modo molto chiaro, molto schietto, simpatico, Simpatico, molto, signore. Tutti del gelato, simpatici, signore del gelato. Sono tutti simpaticissimi. Vai di 9 d'oro. Vai di 9 d'oro. Che cosa ricorda? Un uovo? Un uovo? Un occhio? Basta. Buoni, ragazzi, buoni. È passata la notte, ragazzi, siamo ancora vivi e fuori ci sono 31 gradi. Qui dentro 10, però forse fa freddissimo. Manca tipo un'ora e poi siamo arrivati, ma il video si conclude qui. Abbiamo dormicchiato, Sì, abbiamo devo dire di sì, non è Abbiamo andata male. dormicchiato. Sì. Va bene ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciateci un commento, un like, un hype e ci vediamo anche su Patreon. Trovate il link qui sotto o nella descrizione del video. Alla prossima, ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.